Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi parleremo di un argomento molto interessante, un argomento che mi è stato suggerito da un altro motociclista che segue i miei video su YouTube ed è un atteggiamento, un comportamento che tutti noi motociclisti teniamo, ovvero quello di superare altri autoveicoli quando questi sono fermi, incolonnati a un semaforo o un passaggio a livello o in presenza di traffico. Ma è legale farlo? Se la cosa vi interessa vi aspetto dopo la sigla, ma prima vorrei consigliarvi e chiedervi di iscrivervi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qui sotto. Poi ovviamente cliccate anche sulla campanella, così facendo potete essere informati sui video che io man mano vado a pubblicare. Iscrivervi al mio canale a voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione mi darete una grossissima mano a portare avanti questo mio progetto. Bene, bando alle ciance, adesso sigla! Quante volte per strada si vedono le moto superare tranquillamente le auto bloccate e incolonnate nel traffico? Ma è lecito superare a sinistra un veicolo incolonnato? Vediamo cosa dice il codice della strada in merito. L'articolo 143 prevede che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. La norma è ovviamente applicabile anche ai veicoli a due ruote, che quindi dovrebbero sempre viaggiare mantenendosi sul lato destro della propria corsia di marcia. Si tratta tuttavia di una disposizione ormai in disuso e che addirittura sembra contrastare con quanto dispone l'articolo 148,11 dello stesso codice, il quale disciplina la manovra del sorpasso. Infatti questo articolo recita: è vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. Questa norma sanziona esplicitamente solo la condotta di colui che, nel sorpassare i veicoli incolonnati, invade l'opposta corsia di marcia, oltrepassando la linea di mezzeria, per cui se ne deduce, a contrario, che se il sorpasso degli stessi avviene rimanendo all'interno della propria corsia, seppur sul lato sinistro della stessa, la manovra è perfettamente lecita e non è sanzionabile. Ma in caso di incidenti, di chi è la colpa? Ebbene, è corresponsabile dell'incidente chi, alla guida della propria moto, supera i veicoli fermi anche se non oltrepassa la linea di mezzeria, scontrandosi con una macchina che improvvisamente inverte il senso di marcia oppure improvvisamente apre lo sportello. Questo perché? Perché si fa riferimento all'articolo 143. Infatti la Cassazione, con la sentenza 26.805 del 14 novembre del 2017, ha rigettato il ricorso della vittima, uno scooterista che aveva riportato una lesione permanente del 20% in seguito ad un incidente sul genere e che chiedeva il risarcimento integrale del danno.
Per capire meglio quanto affermato dalla Corte di Cassazione, andiamo ad esaminare il caso concreto. Un automobilista alla guida della propria autovettura, mentre stava percorrendo una strada molto trafficata di un'importante città, all'improvviso decideva di eseguire una inversione di marcia non consentita dalla legge. Nel compiere la svolta vietata, l'automobilista urtava un ciclomotore che sopraggiungeva da dietro ed era impegnato in una manovra di sorpasso delle auto che erano incolonnate, manovra eseguita sulla sinistra della carreggiata, ma senza invadere l'opposta corsia di marcia. Entrambe le parti coinvolte nell'incidente si rivolgevano al tribunale affinché fosse accertata la responsabilità del mezzo altrui nel causare l'incidente. In particolare, il conducente del ciclomotore sosteneva che l'incidente era stato causato dal conducente dell'autovettura che aveva improvvisamente effettuato una manovra vietata dalla legge. Diversamente, l'automobilista sosteneva che la responsabilità dell'incidente andava invece attribuita al conducente del ciclomotore, poiché stava sorpassando senza rispettare l'obbligo di marciare sulla destra imposto dal codice della strada. Bene, cosa è successo? Il giudice di primo grado, nel decidere il caso, affermava che entrambe le parti erano responsabili dell'incidente in egual misura, quindi 50 e 50%. Il giudice inoltre riteneva in particolare che l'accertamento della responsabilità dell'automobilista, il quale aveva eseguito una svolta vietata, non escludeva automaticamente quella del motociclista coinvolto nell'incidente, se non veniva provata la regolarità della sua condotta, il che non era avvenuto nel caso in esame, ovviamente, non avendo quest'ultimo, quindi il motociclista, rispettato l'obbligo di marciare sulla destra che era imposto dalla legge. A questo punto la Corte di Cassazione è stata chiamata a risolvere in via definitiva la controversia. Escludeva che dell'incidente fosse responsabile in via esclusiva una sola delle parti coinvolte e dichiarava invece che si era verificato per colpa di entrambi i conducenti. In particolare, la Corte di Cassazione affermava che i due conducenti avevano contribuito allo stesso modo a causare l'incidente. Il conducente dell'autovettura per aver effettuato una manovra vietata dalla legge, quello del ciclomotore per aver superato le auto in coda senza rispettare l'obbligo di viaggiare sulla destra, così come sancito dall'articolo 143 del Codice della Strada, che ho esposto poco fa. La violazione da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente delle norme sulla circolazione stradale è stata ritenuta ragione sufficiente per attribuire alle parti una uguale responsabilità nella causazione dell'incidente. In buona sostanza, la Cassazione ha ammesso che sia ormai abitudine in tutti i centri urbani vedere i motociclisti superare le auto incolonnate. D'altronde difficilmente un agente fa una multa per un comportamento del genere. La norma di fatto non viene più applicata laddove il traffico sia divenuto insopportabile. Del resto la ragione per cui si acquista una moto o un motorino rispetto a un'auto è proprio la maggiore maneggevolezza, scusate, nel traffico e la possibilità di filtrare laddove una macchina non potrebbe, ma ovviamente.
Tuttavia, ciò non toglie che, essendo tale comportamento vietato, se c'è un incidente stradale, potrà essere applicato un concorso di colpa. D'altra parte, è proprio la velocità con cui sfrecciano i motorini che rende spesso difficile preavvertirne la loro presenza ed evitarle. Sicché il conducente che non si sia accorto per tempo dello scooter o della moto alle sue spalle ha una responsabilità ridotta. A questo punto, come ci dobbiamo comportare? Beh, questa è una bella domanda. Io credo che un comportamento su strada che evidenzi prudenza è la soluzione migliore. Ragazzi, stiamo attenti quando siamo in auto, se sopraggiunge una moto e quando siamo in moto stiamo attenti a quello che potrebbero fare i conducenti dei veicoli che ci precedono. Ma cosa ve lo dico a fare? Ovviamente lo sapete già. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che sia stato utile a rispondere ad alcune vostre domande, a risolvere alcuni vostri dubbi. Se così è stato, vi chiederei di mettere un like, che è questo qua, il pollicione verso l'alto, il like. E poi ne vorrei approfittare per augurare a tutti voi un sereno Natale. Oggi è la vigilia, domani è il 25, quindi Natale. A tutti voi motociclisti vi auguro col cuore buon Natale, ma soprattutto buona strada. Ma non potevo non concludere questo mio video senza citare Nico Cereghini, il quale diceva sempre su una sua trasmissione famosissima: ragazzi, casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi e ancora buon Natale!